Ciao a tutti, mi chiamo Paolo e sono qua per parlarvi delle piante, della natura e dei bonsai. Fin da bambino sono stato appassionato di natura e di piante, ho sempre piantato delle ghiande, delle noci di ipocastano per avere la soddisfazione di vedere crescere qualcosa di bello nel vaso o nel giardino. Poi nel 1982 mi sono laureato in scienze agrarie. Da allora non ho mai fatto una professione attinente al mondo vegetale, ho fatto diverse professioni, ma ho sempre conservato questa passione, questo hobby. Nel 1981, quindi un anno prima della laurea, sono stato in viaggio a Floriade in Olanda e lì ho visto il primo bonsai. Mi ha affascinato, era un piccolo bonsai di melo, però ho pensato che fosse qualcosa di difficile da ottenere e soprattutto da mantenere. Qualche anno dopo, eravamo nell'88, ho invece iniziato a comprare dei libri e a rendermi conto che era una tecnica bellissima, una disciplina stupenda che metteva insieme la natura con l'arte e che poteva essere realizzata anche da parte di persone che non hanno seguito dei corsi. Adesso siamo qua, il canale YouTube che abbiamo avviato si chiama proprio Bonsai Ruspante per indicare che tutti possono arrivarci, non sono necessari corsi o chissà quali studi di discipline orientali. Con un approccio semplice, ovviamente di tipo occidentale, di tipo semplificato, si possono ottenere dei buoni risultati. Ho pensato però che per chi si approccia al bonsai sia necessario almeno avere un'idea di quello che è il mondo vegetale nel quale ci immergiamo con questa meravigliosa arte. E allora ho realizzato un cartellone facendo una sintesi da questo volume di Carlo Cappelletti sulla botanica sistematica, vecchio volume dei miei studi, proprio per riassumervi i principali raggruppamenti nei quali possiamo inserire le nostre piante bonsai. Allora, il regno vegetale si divide in 3 grossi filum. Il primo filum sono i procarioti, nel quale troviamo i batteri, le alghe azzurre. Sono organismi molto semplici, primordiali, normalmente unicellulari, che non hanno all'interno della cellula un nucleo ben definito. Sono categorie importantissime e alcuni studiosi inseriscono in questo raggruppamento anche i virus di cui purtroppo in questo periodo sentiamo tanto parlare. Il secondo filum è costituito dagli eucarioti. Qui cominciano ad esserci definiti il nucleo all'interno della cellula, per cui diventano organismi più strutturati, più evoluti e cominciano a comparire anche pigmenti tipo alcuni tipi di clorofilla. Troviamo le alghe brune, le alghe rosse, i funghi che a differenza di quello che dicevamo prima non hanno clorofilla e i licheni. I funghi è un raggruppamento importantissimo di organismi perché sono quelli responsabili della degradazione della sostanza organica e quindi della produzione di humus e di tutte le sostanze che poi le piante superiori riescono ad assorbire e a riciclare. I licheni, penso che tutti sappiano che sono una forma vivente di simbiosi tra un'alga e un fungo. Il terzo filum è costituito dalle eufite, è quello più evoluto. Qui troviamo non solo di nuovo il nucleo ben strutturato all'interno della cellula, ma all'interno degli organelli come i cloroplasti troviamo i cosiddetti grana, che sono le strutture che contengono la clorofilla. Il numero di molecole di clorofilla, le tipologie di clorofilla aumentano e quindi andiamo verso organismi sempre più evoluti. Qui troviamo le alghe verdi, i muschi, le felci, poi il grande raggruppamento, la grande famiglia, chiamiamola le gimnosperme, e poi finalmente le angiosperme.
Nelle gimnosperme troviamo le cicas, alberi molto molto antichi insieme alla ginkgo biloba. Poi abbiamo il grande raggruppamento delle conifere, nelle quali troviamo i pini, gli abeti, i cipressi, le sequoie, i ginepri e il podocarpo. E poi a sé stante, sempre facente parte delle gimnosperme, troviamo l'albero del tasso. Nelle angiosperme troviamo due grandi divisioni, la dicotiledoni e le monocotiledoni. Le dicotiledoni comprendono tutte le piante con la foglia larga, quindi le latifoglie, che hanno la struttura classica molto ben distinta tra radici, fuste e foglie, cosa che ad esempio non trovavamo qui a livello delle felci, dove sappiamo che esistono soprattutto organismi con foglie, ecco, più che non con radici, fuste e foglie. Nelle dicotiledoni troviamo tantissime piante che sono di interesse bonsaistico, quindi la quercia, il faggio, l'olmo, il gelso, il ficus, la bougainville, il bosso, la magnolia, l'acero, l'ilex, lo stirax, la zalea, il ligustro, il rosmarino, la glicine, gli agrumi, le rosacee. All'interno delle rosacee sapete che ci sono tantissime piante, il melo, il biancospino, il ciliegio e così via. Si potrebbe andare avanti all'infinito, anche perché nelle dicotiledoni esistono tantissime piante di tipo erbaceo o arbustivo, che qui ovviamente non abbiamo indicato. Nelle monocotiledoni troviamo il grandissimo gruppo delle graminacee, gli iris, i bambù, le palme e le orchidee. Nelle orchidee ho fatto questa divisione e troviamo le monopodiali e le simpodiali. Esempi di monopodiali, Vanda phalaenopsis, esempi di simpodiali, Cattleya dendrobium. Le monopodiali hanno uno sviluppo semplicemente verso l'alto, quindi la nuova vegetazione si forma sopra l'alto, quindi hanno un solo piede in pratica e tutta la vegetazione si sviluppa verso l'alto. Le simpodiali invece hanno una nuova vegetazione che segue in orizzontale il vecchio germoglio, il vecchio tratto di pianta che avevamo prima, e quindi si propagano sempre in senso orizzontale. Poi vedremo i due esempi. La classificazione delle piante, oltre ai filum che abbiamo indicato correttamente in maniera scientifica, prevede come un gruppo sempre inferiore per arrivare alla specie, che è il raggruppamento più importante, quello, il punto cardine della classificazione delle piante. Sotto il filum troviamo la classe, sotto la classe l'ordine, la famiglia, il genere, la specie. Per specie si definisce ogni raccolta di individui abbastanza simili tra loro, interfecondi e capaci di trasmettere ai discendenti i loro caratteri distintivi. Però poi a livello di coltivazione esistono tante altre definizioni al di sotto della specie, parliamo di sottospecie, parliamo tanto di varietà che possiamo dividere in varietà naturali, quelle che si generano in natura, varietà ottenute dall'uomo che in genere chiamiamo cultivar, che sono le iniziali del termine varietà coltivata in inglese. E poi sotto ancora abbiamo l'ibrido. Per definire la specie si utilizza in termini scientifici, e anche per essere molto precisi e per non andare incontro a nessun tipo di confusione, utilizzando altri termini, la cosiddetta nomenclatura binomia, inventata da Linneo. Ad esempio, il rosmarino sarà Rosmarinus officinalis, la nomenclatura binomia prevede la scrittura in corsivo con il nome del genere in maiuscolo, il nome della specie in minuscolo. Ad esempio, per parlare di varietà possiamo avere Rosmarinus officinalis prostratus, che è quindi una varietà naturale. Quando si tratta di cultivar e quindi di una varietà ottenuta dall'uomo, si deve scrivere in questo modo Rosmarinus officinalis con virgolettato il nome della varietà, della cultivar, con la lettera maiuscola iniziale. Quindi qui ho scritto
l'Albiflorus, un tipo di rosmarino che ha i fiori molto chiari, quasi bianchi. Quando non sappiamo esattamente che specie sia la pianta di nostro riferimento, ma vogliamo comunque essere abbastanza precisi, possiamo scrivere l'SP dopo il nome del genere. Se io ho una pianta di melo, non so esattamente cosa sia, ma voglio indicare un cartellino per definire quella pianta, posso scrivere Malus SP. Come vi dicevo, ho sempre utilizzato dei libri che vedete qui adesso inquadrati e ho sempre ottenuto le mie piante non comprando mai bonsai già realizzati, ma partendo sempre o da Talea o da Margotta o da piccole piante che mi sono state regalate. È interessante l'approccio al bonsai di questo tipo, soprattutto per chi vuole appassionare e affascinare i propri bambini, ragazzi, in modo che anche loro si avvicinino alla coltivazione delle piante, che è un hobby estremamente educativo e permette loro di conoscere in maniera concreta, con un contatto diretto, il mondo delle piante. Conoscendo si può amare e quando si amano qualcosa si è anche più disposti a difendere. Sappiamo quanto abbiamo bisogno di difendere il nostro ambiente e anche gli ambienti che si trovano lontani da noi. Pensiamo alle foreste pluviali che purtroppo subiscono ogni giorno di più l'attacco dell'uomo. Le foreste pluviali sono molto, molto ricche di vita, hanno una biodiversità immensa, alcuni tratti, alcuni organismi contenuti in esse non sono ancora stati né scoperti né classificati dall'uomo, ma l'uomo invece distrugge questi ambienti con il fuoco, con altri sistemi, per ottenere poi delle coltivazioni. Le foreste pluviali però sono estremamente delicate, hanno un equilibrio molto molto delicato che va rispettato, perché i terreni che troviamo a livello dei tropici sono terreni piuttosto poveri dal punto di vista della sostanza organica, poco profondi. Se noi ci avviciniamo a un ficus, che è una tipica pianta che può popolare le foreste pluviali, vediamo che ha un apparato radicale molto sviluppato in senso orizzontale e addirittura ha delle radici aeree fulcranti che servono per dare stabilità alla pianta e per avere un ampio raggio di esplorazione del terreno per assorbere gli alimenti nutritivi. Le foreste si basano sul fatto che le piante morte, quindi le foglie, i frutti e il legno che cade a terra insieme agli escrementi degli animali formano l'humus. Sappiamo però che a livello dei tropici c'è un calore notevole, c'è un'insolazione notevole. Nel momento in cui qualcuno taglia la pianta e quindi espone il terreno all'insolazione e alle temperature alte, fa un doppio danno. Prima di tutto elimina la parte di fusto e quindi della pianta che emetteva tramite la traspirazione una grande quantità di umidità e che quindi genera un microclima che permette le frequenti piogge nella foresta. Nello stesso tempo l'insolazione, che non trova più l'ostacolo delle foglie, arriva direttamente al terreno. Quindi la sostanza organica viene ossidata, scompare, e il terreno rimane poverissimo e diventa un cosiddetto lato suolo, cioè un terreno duro come la pietra. Diversamente invece nelle zone più umide, più fresche del nostro pianeta, la sostanza organica non viene bruciata dal terreno, quindi i terreni rimangono ricchi di sostanza organica e quindi molto fertili, anche se vengono coltivati dall'uomo in una certa misura, con le tecniche adeguate. Ad esempio pensiamo ai cosiddetti Chernozem russi, che sono dei terreni molto scuri perché contengono tantissima sostanza organica. Prima vi accennavo alle orchidee, che non sono proprio parte del mondo bonsai, anche se poi spesso vengono utilizzate come piante da compagnia. Qui abbiamo un Dendrobium nobile,
Quindi abbiamo detto pianta simpodiale, tant'è che ci sono diversi individui che sono stati generati da un'unica pianticella che ho piantato un paio di anni fa. E qui abbiamo invece la Phalaenopsis, che è, vedete, una pianta monopodiale, quindi che si sviluppa in altezza. La nuova vegetazione, questa è una nuova foglia, si sviluppa sempre solo in altezza. In questo dipinto che abbiamo qua, che ho realizzato io qualche tempo fa, vediamo la meraviglia della biodiversità. Si convivono insieme animali e piante di ogni genere. Qui ho indicato una orchidea, qui dei fiori vari, piante di bambù, piante varie, uno sfondo che denota la ricchezza di vegetazione, qui l'eliconia, qui un koala e qui un tucano. Magari il koala sta in Australia, il tucano sta nell'Amazzonia, però l'idea è quella di far vedere la bellezza di una biodiversità, di una concentrazione di vita che solo in queste foreste possiamo trovare. Qui vedete alcuni libri che ho sempre utilizzato sia per i bonsai sia per le orchidee, e devo dirvi che questo è un video introduttivo in cui ho voluto inquadrare quello che è la mia visione del bonsai. Prossimamente ne faremo un altro o magari altri due, nei quali parleremo di altri argomenti, magari anche un pochino più specifici, ad esempio la moltiplicazione delle piante, come si ottiene la moltiplicazione, gli ormoni vegetali e la potatura. Parleremo di come ambientare il bonsai, parleremo del terreno che è necessario utilizzare per la coltivazione corretta del bonsai, e poi alla fine i vasi, il rinvaso e la corretta irrigazione delle piante. Io vi ringrazio dell'attenzione e per questa volta è tutto. Vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!